Lucio Micheletti è un architetto, il suo splendido studio è in centro a Milano, si è sempre dedicato all'architettura tradizionale. In anni recenti è passato anche alle barche. La sua opera più importante è Canova, 142 piedi di Baltic, una barca che ridefinisce non solo le linee estetiche, ma anche alcuni aspetti funzionali ed impianti. Lucio, cos'è l'architettura per un architetto? Per l'architetto, ma forse anche per tutti, non solo per l'architetto, è un qualcosa che si costruisce intorno all'uomo ed è una scienza che ti dà la possibilità di edificare e di fare qualche cosa per far vivere meglio le persone e quindi dagli l'abitabilità, dagli un volume, dagli un senso spaziale del termine. Ho qui questo libro di Jonathan Swift, l'autore di Gulliver, un innovatore a suo modo, però l'affermazione contro il libero pensiero. L'architetto di solito riprogetta, ripensa, innova e qui sembra invece esortare una stabilità. Come la vedi? È molto importante questa visione, cioè nel senso che quando io ho iniziato a fare l'architetto vengo da un periodo molto razionalista, mi sono laureato con Zenuso, ho voluto seguire Castiglioni, ho pensato anche di andare a sentire l'altra campana che era più decorativa, più Aldo Rossi così, ma alla fine il libero pensiero, cioè ti danno la possibilità di costruire un qualche cosa intorno all'uomo e tu te la devi gestire e devi saperlo fare al migliore del meglio. Ma cos'è l'innovazione? L'innovazione, che cos'è il benessere? Il benessere è assolutamente silenzioso, come il lusso, quindi non deve eccellere, deve stare, è come anche nelle barche, no? Quindi quando parliamo di un lusso silenzioso, non ostentante, molto tranquillo, che ti fa vivere bene. Ecco, l'architettura dovrebbe farti vivere bene. Ecco, parliamo di un oggetto, Canova, che è molto di più di un oggetto, una grande barca su cui hai lavorato. Intanto il disegno, questa è la tua mano, no? Sì, questa è la mia mano. Questa è la mia mano, questo è uno schizzo che era nato ancora all'inizio, cioè come vedete ci sono ancora le griglie laterali. Sì, io disegno tutto a mano per avere un concetto spaziale. Quello che volevo dirvi è, quando vado a vedere un terreno, ci cammino dentro, quando vedo una barca cammino nello scafo, perché dentro ho bisogno di capire. Disegno tutto, anche le sezioni, tutto a mano. E dopodiché ho naturalmente degli architetti, dei tecnici che con loro collaboro e mettiamo tutto in 3D. Ma la concezione del disegno a mano è capire l'oggetto nella sua profondità. Canova cos'è? Io ho un pensiero dell'armatore, un sogno dell'armatore e io l'ho trasformato in un oggetto che aveva una grazia. Se andiamo a vedere che cos'è Canova, è veramente quello che dicevamo prima, è il lusso non urlante, è il benessere, è il comfort, quindi il DSS non produce quello che uno pensa a velocità, ma riduce l'angolo di sbandamento, ti alza la prua. Senti, giusto parlando di ali, di SS, qui c'è un libro degli anni 50, la prima edizione, che è una specie di Bibbia delle sezioni alarie, delle pinne, delle ali si usa ancora, anche se ci sono ovviamente degli studi più moderni. Che relazione hai con la tecnologia in queste architetture? Allora, la tecnologia è un qualcosa che mi affascina da morire, anche perché io sostanzialmente sono più un artista che un architetto, quindi quando mi trovo di fronte alle problematiche che sono problematiche legate alla tecnologia, mi fermo e inizio a analizzare. Analizzo tutto, prendo appunti, esamino la cosa e inizio a far parte di un ingranaggio. La tecnologia mi piace se è nascosta, mi piace coverizzarla e non mi piace esaltarla, però si deve vedere, la muscolatura si deve vedere, si deve sentire.
e quindi questo è il bello. Ritornando a Canova, per esempio, che è tanta tecnologia, però vedete, è molto importante che quando tu ti siedi puoi vedere il mare. Quando tu sei seduto non hai lo sbandamento. Cioè, c'è una tecnologia occulta, nascosta, come nelle macchine, esattamente la stessa cosa. Ecco, spiegaci questo interno, che è il living di Canova. Allora, quest'interno, se vogliamo esaminarlo nella sua complessità, in realtà abbiamo dei tratti che sono, potete vedere il pavimento che è fatto a righe, delle doghe, che ti dà il senso di lunghezza. Poi non si vede, ma quando tu giri dietro quel mobile vai giù da basso e allora le righe iniziano a essere verticali per dare il senso di profondità, perché tu quando giri vai giù da basso, vai nella zona di servizio e hai questo senso di profondità. Quest'interno voi vedete che ha una gola che gira intorno, perché avevo due problemi. Il primo problema è che essendo la coperta che entra dentro non era bolla, quindi abbiamo dovuto fare due linee, una che è quella che entra dentro e una che mette a bolla tutto l'equilibrio. E dietro il divano ci sia un po' di aria. Questo perché? Perché quando giri la mano, giri il braccio, è bello averlo vuoto, perché il vuoto è fondamentale. È come il buio con la luce, se non c'è buio non c'è luce, se non c'è vuoto non c'è spazio. Ecco la Canova che naviga. Sì, questo era un rendering, i primi rendering che facevamo, ed era molto importante perché, come voi vedete, la timoneria era importante che vedesse tutta, quindi la tuga è stata sagomata affinché la persona che ha la fortuna di timonare la barca avesse la pienezza del volume. Questo è molto molto importante perché tutto è in equilibrio. Anche il bordo è stato calibrato, abbiamo calibrato nella giusta dimensione perché avevamo paura che fosse molto offensivo, molto potente, molto grande. Poi alla fine tutto è tornato, devo dire la verità. Anche la linea di bellezza è incisa dentro lo scafo, ha un'angolazione in modo che lavora con la luce, è più o meno forte a seconda della luce. Sentimi, qui ho un altro dei nostri libri, Francisco Coloane, Galapagos. Le Galapagos sono un luogo mitico per chi naviga, no? Sono le isole incontaminate, anche se ormai sono un po' turistiche. Tu hai costruito disegni barche per chi naviga, chi ha una relazione profonda col mare, soprattutto l'armatore di Canova. Cos'è per te la navigazione? C'è un rapporto personale anche tuo? In realtà la navigazione è un'isola dove tu devi poter sopravvivere, gestire il tuo patrimonio, che il patrimonio non è economico, è l'acqua, il cibo, l'aria, tutto. E quindi la navigazione è molto importante perché ti calibri con il contesto in cui vivi. Quindi sembra assurdo perché dici ma io vivo nel mare, invece no, è proprio ti porta in equilibrio. Perché la cosa che a me piace moltissimo è portare in equilibrio tutti gli oggetti. Come tu sai, ne abbiamo parlato lungamente, la parte più interessante del design, portare in equilibrio gli oggetti. E la nautica ti aiuta moltissimo, devi andare col vento, devi sfruttare le risorse che hai. Noi qua poi abbiamo anche, nel caso di Canova, un consumo molto interessante perché è elettrica, ha delle batterie e quindi anche questo lo devi gestire. Ma perché è stata fatta? Perché così di sera spegni e non c'è nessun motore che ti disturba. Il silenzio è il massimo del lusso. Sulle Galapagos, io circa 10 anni fa ho fatto un progetto molto interessante, internazionale, una gara internazionale per illuminare San Cristobal. E avevamo fatto queste luci che avevano dentro una lucina rossa, in modo che di notte gli animali potessero riposare. Quindi a mezzanotte tutto San Cristobal si spegne e si accendono queste luci rosse. Il rosso non disturba gli animali, è molto interessante.
sono isole un po' particolari, un po' selvagge, un po' fuori dal contesto, però ti danno il senso della lontananza, dell'avventura, molto belle. Senti, torniamo all'architettura, al design. Tra queste due navi ci sono tanti anni di storia e forse qualche dubbio nel vedere la più moderna. Forse può venire. Dove siamo arrivati? Perché? Ma allora, intanto vogliamo parlare, lasciamo perdere il primo piano, che è un bellissimo motoscafo. Ah, certo, certo. Parliamo delle barche. Allora, una ha una poppa tagliata in un determinato modo, hai una tinta di blu che te la fa sparire, la ciminiera, ha tutto quello che nell'immaginario uno può pensare. Quindi è molto classica, dei disegni, non dico infantili, ma è nell'immaginario. L'altro è il nuovo. Attenzione che il nuovo non è detto che sia meglio del vecchio, anzi, certe volte sì, certe volte no. Nel caso specifico di quella non è proprio il mio genere di design, anche perché non c'è una pulizia, anche i tratti a un certo punto da orizzontali diventano verticali, è un po' confuso quel design, però è molto bello perché è molto interessante vedere le due soluzioni. Vediamo questo filmino insieme. Swan 108. Swan 108 c'è tanto da dire su questa cosa. Abbiamo, sì, quello è il nostro disegno, si parte dalla tecnologia e poi piano piano si trasforma in quello che è il cover. Qua c'è tutta una storia da dire. Noi abbiamo avuto un colloquio con il gruppo Swan ci ha chiesto se potevamo provare a giocare con loro per quanto riguarda l'esterno. C'era un grande maestro che German Fair, che ha in mano queste barche. Noi abbiamo diciamo così, ridisegnato la Tuga, nel massimo rispetto della continuità sua. Sulle barche volevo spiegare un perché abbiamo lavorato in questo senso. Perché quando tu vai a comprare una barca, la compri guardando la poppa e solitamente la compri quando è legata in banchina. Quindi tu devi dare un senso di velocità. Io questo senso di velocità l'ho acquisito dalle macchine. Tu hai lavorato per le automobili, ecco questa ha un'ottima velocità, direi la 365 Daytona. Allora, io ho una passione sviscerata per le macchine, quindi è stato un punto di partenza. Secondo me uno che disegna barche deve passare dalle macchine e se riesce anche a passare dall'aviazione. Cioè, lavorare su, quando si dice che il vento ti aiuta a modernarlo, è questo. E perché le barche non possono essere aiutate dal vento? Vedete le forme, vedete la tuga che si è alzata ed è diventato paramare, il legno, cioè questo senso di velocità, questa struttura che il vetro passa da dietro, buca e cerca, poi non so se buca, probabilmente no, ma ti dà questo senso di velocità, no? E la macchina, quando tu la vedi, non c'è bisogno di sagomare lo specchietto retrovisore, è pure super sagomato. Quando tu hai una macchina che va a 300 all'ora, lo puoi mettere anche piatto e lui continua ad andare anche a 300 all'ora lo stesso, non cambia niente. Però è questo senso di velocità che è il bello. Equilibrio, velocità e velocità apparente, cioè percepita. È questo che è il bello. Quindi noi dobbiamo lavorare sul design percepito e portarlo avanti con tenacia, in silenzio. E io sono convinto che il lusso vero sia molto silenzioso e il design più silenzioso è, meno urlante e più raffinato. Questa è una barca che è sostanzialmente nuova, però è perfettamente in continuità col suo passato, non trovi? Assolutamente. Questo è il tuo studio? Allora, questa è la parte più audace dello studio. Lo studio è composto da diverse persone. 2 di queste vengono dal Motiv, disegnano macchine.
Filippo, che è quello con la barba dietro di me, e invece il mio braccio destro che lavora, è nato per fare barche, è l'uomo perfetto per me. E loro mi capiscono e capiscono questo senso di velocità, questo senso di eleganza, questo senso di appartenenza. E ho fatto fare questa fotografia perché hanno lavorato 2 mesi intensi dietro quel progetto ed era un premio che volevo dargli perché non c'è nulla da nascondere. Sono molto giovani ma molto bravi.